Andiamo ora a importare le nostre clip nel nostro progetto. Come avevo accennato nella prima lezione dove abbiamo creato il nostro progetto, consiglio di tenere tutti i file del vostro progetto all'interno della cartella dove si trova il vostro progetto. Quindi nel mio caso di prima, sotto immagini video corso. Questo è il file del progetto Adobe Premiere e queste sono altre due cartelle che crea lui in modo automatico. A seconda di cosa fate potrebbe creare anche più cartelle, ma non sono mai più di 4/5. Organizzare i vostri file all'inizio vi sembrerà abbastanza inutile, specialmente se avete pochi file, ma quando avete tanti file, tante clip audio, tante storyboard, tanti b-roll eccetera, sono arrivato a montare un paio di documentari che in tutto avevamo dalle 1500 alle 2000 clip e vi posso garantire che organizzarli è indispensabile. Se imparate fin da subito a organizzare bene le clip, anche quando ne avrete tante in futuro non sarà un problema. Io semplicemente mi organizzo in cartelle. Le cartelle che creo qua nel mio esplora risorse saranno poi le stesse che troverò all'interno di Adobe Premiere. Quindi creo la mia prima cartella. La chiamo per esempio video, la potete chiamare clip, questo è assolutamente a vostra libera scelta. E all'interno di questa cartella organizzerò ovviamente tutti i video. Ora io all'interno di questa cartella creo di solito altre cartelle per suddividere i vari video, perché ci possono essere inquadrature di interviste o b-roll, che sono clip di riempimento in un certo senso, ma questo andremo a vedere un po' più avanti nel corso. Ma per questa prima lezione va bene lasciarla normale. Incollo i miei video all'interno di questa cartella. In questo caso sono video molto anche diversi tra di loro, sono alcuni video in 4K, altri in 1080p. Questo è addirittura uno slow motion a 120 fps. Torno indietro nella mia cartella principale, creo una seconda cartella per l'audio. Anche in questo caso io di solito divido se c'è della musica, se c'è l'audio di un microfono di interviste, se c'è una voce fuori campo, eccetera. Il metodo più usato per importare le clip all'interno di Adobe Premiere credo che sia il semplice drag and drop. Quindi selezionate i vostri file, li prendete e li trascinate qua all'interno del vostro progetto, rilasciandoli in questa cartella qui dove c'è scritto progetto, due punti, il nome che avete dato voi al vostro progetto. In alternativa potete fare file, importa, selezionare quello che volete importare e nel caso siano cartelle dovete fare importa cartella, mentre per importare un singolo file semplicemente apri una volta selezionato il file, anche se è più di un file sempre apri. Nel caso dobbiate importare le cartelle, selezionate la cartella e fate importa cartella. Io utilizzo il mio metodo che uso semplice, che è quello di trascinare semplicemente i file all'interno. Premiere importerà i file, ci potrebbe mettere un attimo perché va a analizzare tutti i file, che file sono, se sono video, se sono audio, a che risoluzione sono ripresi, eccetera. E come vedete ci ha importato le nostre due cartelle. Andiamo ora nello specifico a vedere questo pannello, ovvero il pannello progetto. E se non avete la visualizzazione così a cartelle, molto probabilmente non avrete la visualizzazione così a cartelle, che è quella che uso io di solito, ma li vedrete in questo modo. Per switchare tra uno e l'altro basterà questi due tasti qua. Io personalmente trovo più comodo questo setup, anche se i vantaggi di avere questa visualizzazione qua è che se per esempio apro i video ho una piccola anteprima dei video. Una volta che ho cliccato 2 volte sulla cartella si è aperto questo raccoglitore, che sono le cartelle di Adobe Premiere, in cui mi mostra le anteprime dei miei video e passandoci sopra col mouse potete anche vedere un'anteprima di varie parti del video. Questo raccoglitore è un pannello a conto suo, quindi in realtà esattamente come facciamo con tutti gli altri pannelli lo potete mettere qua, lo potete lasciare qua sulla vostra sinistra per esempio, visualizzandolo con le anteprime e qui sotto invece visualizzandolo con tutti i dettagli. Stessa cosa con l'audio semplicemente però non darà alcunissima anteprima anche in questo caso, ci dice solo la durata. Per chiudere questi raccoglitori, questi 3 puntini, chiudi pannello. Questo raccoglitore in realtà tutte le schede possono essere anche sganciati dalla grafica, quindi possiamo usarli come se fossero delle cartelle sul nostro computer. Per farlo clicchiamo qui e facciamo disancora pannello. Ora funzionerà come una finestra a sé che possiamo usare dove vogliamo e non si nasconderà mai anche se clicchiamo nelle cose dietro. Per chiuderla basta cliccare su questa X. Tutti i pannelli li potete sempre ridimensionare come abbiamo parlato prima. Io preferisco questa visualizzazione, solitamente i file vengono rinominati a seconda di cosa sono, in questo caso sono i nomi che davo direttamente alla reflex darli fuori. Come vedete abbiamo tutti i file MOV, un mp4 e un file .mp3 che è l'audio. Qua sulla destra vediamo tanti dettagli di che cosa sono i file. Ce ne sono veramente tanti, la maggior parte inutili. Per decidere cosa visualizziamo e cosa no, clicchiamo qui col tasto destro
visualizzazione metadati, e possiamo scegliere cosa vedere e cosa non vedere. Le cose veramente utili, specialmente per un utilizzo senza una vera scaletta di produzione eccetera, sono veramente poche. Etichetta è questo quadratino qui colorato a cui noi possiamo dare un determinato colore a un determinato tipo di video, a una determinata sezione del nostro progetto. Dopo vedremo come. Le cose più utili possono essere sequenza fotogrammi, inizio e fine oggetto multimediale, la durata invece può essere utile, attacco stacco video e durata video, magari questo lo lasciamo, le clip secondarie al momento non ci interessano, informazioni video sono le dimensioni del video, quindi le lascerei. Informazioni audio per il momento le lasciamo, anche se comunque difficilmente le userete. Meno le lasciate, ovviamente più sarà semplice a colpo d'occhio vedere certe cose. In ogni caso, in qualunque momento potete riaprire questo menu e aggiungere nuovamente tutti i metadati che vi servono. Cliccate su ok e qui verrà modificato. Facciamo una veloce panoramica di cosa ho lasciato. Ho lasciato la frequenza fotogrammi, che nel caso delle mie clip, che è lo standard, sono 25 fps. Analizzeremo dopo la differenza tra 25, 24, 30, 60 o 120 fps. La durata del video, le informazioni del video, quindi la dimensione del video. Questi qua sono video in 4K, questo è un video in 1080p. Questa è la frequenza dell'audio, questa per esempio è una clip senza audio. Ecco, vediamo anche un'altra piccola cosa. Se c'è la pellicola viola vuol dire che è un video. Se c'è anche il quadratino verde con l'onda dell'audio vuol dire che presenta anche l'audio. In questo caso questa è una clip senza audio. E infatti qui in informazioni audio non ci dice assolutamente niente. Nella nostra canzone sopra c'è ovviamente soltanto l'onda dell'audio. All'interno di questa finestra potete riorganizzare i video come volete. Potete creare anche delle sottocartelle che con questo tasto qui. Per esempio dividiamo in clip 4K. Quindi all'interno di questa cartella andrò a spostare tutte le clip che sono in 4K, semplicemente trascinandole, e creiamo una cartella in 1080p. In questo caso me l'ha creata addirittura fuori dalla cartella video, io semplicemente la posso trascinare dentro a video, seleziono i miei due video e glieli metto dentro. Molto semplice. Modificandolo in questo modo all'interno di Adobe Premiere, nella mia cartella video corso in realtà non sarà stata fatta questa divisione, quindi se volete i vostri file organizzati bene anche in questa cartella qui dovrete farlo prima di importarli in Adobe Premiere, perché se ora andiamo a spostare uno di questi video, Adobe Premiere si arrabbierà, semplicemente non troverà più il video e non lo potrà più riprodurre o esportare.